Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi faccio vedere un amplificatore vero, tutto valvolare, molto piccolo, che è questo qui. Ok, ciao ragazzi, oggi quindi guardiamo, facciamo una piccola panoramica di questo amplificatore che mi hanno prestato ieri. Sono contentissimo perché, come sapete, sono qua in Inghilterra, non sono nel mio studio, non ho un ampli, non ho quasi nulla, ho soltanto la Moe RG200, quindi sono molto contento che questo caro amico mi ha prestato questo amplificatore della Marshall. Questo è un JMP 1C ed è un amplificatore combo, ok? Tutto valvolare. Come vedete, non pesa tantissimo perché riesco a fare abbastanza a muoverlo agevolmente e si ripropone di essere insomma una versione da cameretta, ok, da bedroom volume della storica Marshall Plexi, ok? Come vedete i controlli sono molto semplici. Nel pannello frontale abbiamo il volume, gli alti e i bassi, treble e bass, ok? Spero che si veda. E niente, poi il suo classico switch senza standby. Il cono è un cono Celestion da 10 pollici e nel pannello posteriore invece abbiamo, interessante, a parte vabbè, la presa di corrente che non ci interessa più di tanto, abbiamo due uscite, una a 16 ohm e una a 8 ohm, per poter collegare questo amplificatore anche a uno speaker esterno, se non bastasse questo cono, quindi si può collegare anche a una 4x12 volendo, credo proprio. Dopodiché abbiamo due switch, un power high e low e un gain boost che si può attivare e disattivare. Ehm, allora, questo low power, la cosa molto interessante è che questo amplificatore è un amplificatore da 1 watt valvolare però. Perché dico un watt valvolare? Perché un watt sarebbe un watt, però non è un, cioè nel senso che la mia cassettina, quella della JBL Bluetooth, forse sono 2 watt e questo io vi assicuro che spinge molto di più. Quindi quello switchettino, lo switch power, quindi on off, no, low high, esatto, low high, permette di scendere fino a 0,1 watt, quindi un decimo di watt. E quindi mi fa pensare che un watt sia comunque abbastanza rumoroso ugualmente. E infatti lo scopo di questo video è un po' vedere quanto suona forte un watt valvolare, ok? Per vedere se effettivamente, siccome io qua sono in un appartamento con dei vicini, questo watt valvolare si può sfruttare oppure è troppo o dobbiamo utilizzare un decimo di watt? Naturalmente qua non c'è il gain, c'è soltanto il volume, per cui vecchia scuola, quindi se uno vuole avere più distorsione bisogna spingere con il volume. Questa serie di amplificatori è una serie che la Marshall aveva creato qualche anno fa ed è una serie limitata, quindi questo ampli qui si trova soltanto sul mercato dell'usato, non lo fanno più ed è anche abbastanza difficile da trovare. Ho visto in qualche sito che si trova intorno ai 600 euro, una roba di questo tipo, 600 sterline, insomma, su Reverb ho visto qualche esemplare più o meno intorno a quella cifra lì, quindi non è mh, un amplificatore economico, però come oggetto è assolutamente fantastico ed è proprio bello, è proprio carino, non so se si può dire carino a un amplificatore Marshall, ma è assolutamente interessante. Quindi io adesso lo collego e vediamo se, cioè cosa ci dicono, e vediamo che cosa ci dicono questi watt, se è troppo oppure no. Vi prometto che ve lo farò sentire anche microfonato per vedere l'efficacia che ha anche una microfonazione per vedere se suona
in maniera comparabile magari con un amplificatore più grosso, magari faccio anche una prova con la simulazione della Plexi, dell'Amore, sarebbe una cosa carina da fare, per farvi sentire un po' di suoni. Però siccome sto ancora aspettando il cavo del microfono, non lo posso microfonare al momento, ma con il microfono della Zoom che sto utilizzando, questo che uso per parlare, vi do un'idea del volume che ha mentre parlo e intanto suono, così ci rendiamo conto insieme di quanto effettivamente questo amplificatore possa spingere. E intanto vi ho fatto un'idea di come suona. Ok, quindi cominciamo con allora tolgo il gain boost e tengo il power high, quindi siamo a 1 watt, ok, senza il gain boost. Come potete forse vedere, adesso praticamente ho il treble a palla, ma guarda, facciamo così, mettiamo tutto quanto a metà e il volume lo metto a 2, ok? Quindi volume a 2, abbiamo questo suono. Assolutamente un clean, ok? È anche molto bello, direi. Assolutamente. Che ancora non comincia a crunchare. Ok, spingiamoci quindi ancora un pochino, vediamo se lo metto a 5. Cosa succede a 5? Ecco, a 5, questo siamo a 1 watt, se io parlo così vi rendete conto, io adesso parlo e questo è il volume. Questo è il volume, praticamente non mi sentite più. Abbiamo il suono che è proprio il classico suono Marshall, devo dire molto molto bello, molto 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 bello sotto le dita, veramente è lui. Però caspita ragazzi, siamo a 5 e il volume qua non è già più da appartamento, cioè ho paura che se io comincio a suonare in questa maniera cioè se suono un'ora così sicuramente credo che vengano a bussare alla porta. Ma siccome adesso sto suonando per poco, proviamo a spingere ancora un attimino per vedere cosa riusciamo a fare. Allora andiamo, siamo a 8. Ok, sentiamo a 8 come va. Ok, comincia a esserci un po' di gain, come nelle vecchie Marshall, anche considerate che questo è una Strato che ha i pick-up che spingono poco, gli HS3, quindi poi proviamo anche con la Van Halen e vediamo se satura prima. E praticamente mi sta vibrando il pavimento, questo è quello che succede. Però il suono ragazzi è proprio bello, Io poi ve lo farò sentire microfonato, però qua devo cambiare le corde perché comincia a essere un po' stonata la chitarra, qua suona un pochino meglio. Però il suono è quello lì, il suono ci siamo, Molto molto carino. Facciamo la prova, mettiamo tutto quanto al massimo e vediamo cosa succede. Così siamo al massimo, il gain boost è ancora disattivato. Io adesso non so se il gain boost sia, scusate se non mi vedete in faccia, ma non so se farvi vedere la chitarra o me, è un casino. Quindi non so adesso se con il gain boost sia uno stadio di boost in più, non so che cosa faccia, oppure se il gain boost tolto praticamente diminuisce la sensitivity come se ci fosse un'attenuazione in questo momento, questo non lo so. Ad ogni modo, così siamo con il volume al massimo e l'equalizzazione a 5,5. Io comunque qua sento già parecchie basse. E qua distorce parecchio, Però
però non so se già lo sentite, probabilmente lo sentite dallo zoom, ha proprio quella caratteristica lì delle Marshall, quelle vere, cioè non sento la botta sullo sterno, chiaramente perché non è una 100 watt con la 4x12, però vi posso assicurare che la risposta è proprio quella, si sente, ha quel tipo di caratteristica lì, molto molto divertente. Provo per mia curiosità a vedere cosa succede con anche gli alti messi al massimo. Suona ancora meglio, devo dire, mi piace molto molto molto. Suoniamo solo power chord che è meglio. Devo dire che suona proprio bene. Provo a mettere anche i bassi a paletta, potrebbe essere in questo caso che risultino un po' flabby, Sì, in questo caso c'è un pochino bah, insomma. No, suona bene anche così. Però sentite ragazzi che volume ce n'è, proviamo quindi a mettere anche il gain boost per vedere dove possiamo arrivare. Ok, quindi adesso c'ho il gain boost attivo. Ok, così l'ampli è al massimo di quello che può dare e il volume è veramente, veramente alto. E adesso qua siamo su. Qua da microfonare sicuramente viene bene, insomma sono già preoccupato perché sto facendo veramente rumore, mi sentite? Io provo adesso a parlare mentre suono, sentite? Sto parlando ma non mi sentite proprio niente, non riuscite a sentire niente. Quindi, caspita, e il microfono praticamente è qui, l'ampli si trova lì, quindi non è neanche di fronte, quindi penso che proprio sia una bella botta di vita. Questo però è il suono e mi ricorda tantissimo comunque una Marshall Plexi suonata con il volume molto alto. Andiamo a provare anche la Van Halen. Ok, provo a mettere quindi tutto quanto al massimo e vedere com'è che suona questo ampli con la Van Halen. Ecco, ha un volume devastante, devastante. Probabilmente si può suonare anche con un batterista, con un volume del genere, se non si suona, cioè il batterista non suona proprio pestando fortissimo, sarebbe da fare questa prova, non lo so, però mi devo fermare qua come volumi perché altrimenti qua veramente chiamano Scotland Yard. No, beh, chiamano non lo so, la polizia che c'è qui, non lo so. Allora, facciamo la prova adesso però con, questo era 1 watt, proviamo a mettere 0,1. Ok, quindi 0,1 watt. Yes! Ok, le basse sono un po' flabby quando sono al massimo con gli humbucker, quindi provo un pochino anzi, le tolgo completamente, vediamo cosa succede. Ok, gliene posso dare un pochino. Non è per niente male, ragazzi. Sì, le basse sono ancora un po' flabby, magari ci sarebbe bisogno di un overdrive, però... Sì, comunque il suono è assolutamente gradevole ed ci si può lavorare. Quindi adesso così ero con il gain boost, quindi
tutto al massimo tranne i bassi, però a 1 watt. Facciamo la prova tornando indietro, vedere cosa succede se invece vogliamo un suono pulito con gli humbucker, per esempio. Ok, quindi in questo caso sono tornato nella modalità 1 watt, ma ho diminuito sensibilmente il volume. Rimetto un pochino, magari a metà le Q, in questo modo. E abbiamo un pulito comunque importante, si sente... Si sente parecchio anche in questo caso qua, quindi è un pulito che però si fa. Non è proprio da bedroom level, cioè poi dipende che rapporto avete voi con i vicini, però insomma è abbastanza... Si fa sentire, si sente proprio che uno è un ampli vero, ecco. Proviamo quindi in questo caso a mettere di nuovo il 0,1 watt con questo settaggio e vediamo che suono abbiamo. Naturalmente perde di headroom, crancia un pochino di più subito ed è sicuramente meno affascinante, quindi probabilmente per avere un buon pulito posso ancora scendere leggermente, sempre con gli humbucker, ecco, qua siamo a un buon livello, sentite che mi sentite ancora parlare, e questo è un buon volume che sicuramente non dà troppo fastidio e rimane molto piacevole sotto le dita. Sì, sì. Ok. Ok ragazzi, quindi un video un po' diverso, volevo condividere con voi eh, quest- questa scoperta, insomma, di questo nuovo giocattolino che mi è stato prestato e che mi accompagnerà per qualche settimana, qualche giorno, adesso vediamo, per alcune prove, magari riesco a fare qualche video ancora più nel dettaglio anche per microfonarlo. Le prime impressioni così sono che sicuramente è un oggetto molto bello, un oggetto affascinante che ha proprio è un Marshall, ok? Da 1 watt, quindi dovrebbe essere un amplificatore fatto per l'uso domestico e dico sì, però non pensiate appunto di poterlo spingere al massimo sempre. Quindi un oggetto veramente molto bello, non così economico, quindi può essere considerato un practice amp, un amplificatore per fare pratica. Beh, sicuramente se uno vuole avere la risposta di un amplificatore valvolare sotto le dita, dico sì, è molto, molto ispirante. Se sicuramente un amplificatore a valvole o un buon amplificatore a transistor, se volete, comunque in genere io preferisco gli amplificatori a valvole anche per studiare, per avere sotto le dita una risposta che tendenzialmente fino ad ora soltanto un ampli a valvole mi ha saputo dare. È ampli difficile da domare, non suona insomma da solo, non è super friendly, ma è quel tipo di amplificatore che ti insegna un pochino a diventare un chitarrista migliore, secondo me. Non ha loop effetti, purtroppo, quindi nel caso che voleste utilizzare un riverbero o un delay vanno messi davanti, di conseguenza se volete utilizzare un suono distorto, il distorto dell'ampli con il delay e il riverbero, sappiate che ci possono essere dei problemi perché diventerebbe un pochino troppo forte, un po' troppo distorto il segnale. Però sono curioso di sentire anche con magari degli altri pedali, degli overdrive, che cosa si può tirare fuori da questo amplificatore. E soprattutto microfonandolo, perché poi sapete che quando poi si microfona, poi si può anche andare a modificare, come faccio anche con la Moer, le Q, eccetera, e probabilmente vengono fuori dei suoni enormi e pazzeschi da un amplificatore che comunque è piccolo. Se avete ragazzi qualsiasi domanda, visto che l'amplificatore adesso ce l'ho qui,
per qualche tempo. Qualsiasi richiesta particolare, scrivetemi pure un commento qui sotto se siete curiosi di sapere di più. Anche se, come vi dicevo, è uscito di produzione, per cui non è facilmente reperibile. So che però Marshall ha fatto una linea di amplificatori da 1 watt che non si ferma qui, non c'è soltanto la JMP, ma ci sono anche, mi pare, la serie DSL e altri modelli di amplificatori che penso siano più facilmente reperibili. Ragazzi, anche per oggi questo è tutto, spero che questo video sia gradito ai più e ci vediamo alla prossima. Ciao!